Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Per chi fosse nuovo sul canale, io sono Marina e sono una pittrice e nelle ultime settimane abbiamo iniziato questo percorso per dipingere insieme. Lo scopo è quello di realizzare insieme un dipinto di paesaggio, quindi abbiamo parlato di linguaggio della pittura, il rapporto con il linguaggio della fotografia per poter leggere correttamente una reference, abbiamo parlato di rapporti tonali insieme ai piani del paesaggio e l'ultima volta abbiamo realizzato il bozzetto a matita. Oggi, come anticipato, parleremo del bozzetto monocromatico a olio, quindi finalmente realizzeremo la nostra prima prova a olio. La prima cosa che vi consiglio è di studiarvi la luce nel vostro studio. Se riuscite ad avere una luce diretta del sole, meglio. Se non riuscite invece è meglio utilizzare delle grosse lampade in modo da non avere né una luce troppo calda né una luce troppo fredda. Un'altra cosa importante, visto che andremo a utilizzare la tavolozza, che io vi consiglio ma in realtà è una cosa che viene spesso trascurata, è di utilizzare la tavolozza accanto a quello che andrete a dipingere, per il semplice fatto che la luce, spesso teniamo per esempio la tavolozza lontana o su un altro piano e viene colpita dalla luce che utilizziamo. Io ad esempio in questo momento sto utilizzando delle lampade perché sto registrando in maniera diversa su un piano orizzontale o su un piano verticale. Quindi per avere una visione realistica dei colori che stiamo andando a mettere sul nostro dipinto, è preferibile utilizzare la tavolozza in verticale accanto al nostro dipinto. Un ultimo consiglio è quello di non lasciare che ci sia troppo sbrilluccichio sulla tela. Quando abbiamo una luce troppo diretta e troppo forte sul nostro dipinto a olio, rischiamo di non percepire bene i rapporti tonali e i valori tonali. Piccola, parentesi sulla luce chiusa. Quindi la prima cosa che faremo sarà andare a tonalizzare la nostra tela, quindi a dare finalmente quella che io definisco l'anima del nostro dipinto, che sarà quel sottotono, quella sottopittura che in realtà andrà a influenzare tutto quello che metteremo sopra. Ci sono diversi modi di dare la sottopittura, oggi ve ne faccio vedere uno molto semplice. Per la sottopittura vi consiglio di utilizzare, specialmente all'inizio, un colore semitrasparente che sia, neutro a livello cromatico. Ora, per capire se un colore è semitrasparente, come credo di avervi fatto vedere nel video sul bianco di zinco che vi rovina i quadri, ora in ogni tubetto c'è il quadratino. Se il quadratino è pieno, il colore è molto coprente. Se il quadratino è a metà, lo vedete? Il quadratino è a metà, vuol dire che è semitrasparente, mentre se il quadratino è completamente bianco, come in questo caso, il colore è trasparente del tutto. Questi capelli sembrano un cocker spaniel, madonna! Non è una legge universale, io vi parlo sempre per mia esperienza diretta sul campo. Se vi posso dare un consiglio per dare la tonalizzazione ed essere tranquilli sul risultato finale, io vi consiglio di scegliere tra il terra d'ombra naturale, che raggiunge anche un livello di intensità, quindi riesce a essere molto scuro, ma riesce a essere diluito a livelli talmente tanto trasparenti da potervi dare anche una bella brillantezza nella sottopittura, o in alternativa, se volete qualcosa di più tenue, il terra di siena naturale. Ovviamente esistono molti modi per fare la sottopittura, si può fare con tutti i colori volendo. Io ho fatto sottopitture con il rosso, con il blu, con il verde, però vi consiglio specialmente nei primi quadri, e a meno che voi non vogliate proprio dare al vostro quadro un'anima ruggente, un'anima molto specifica, di mantenervi sui toni neutri, sempre meglio. Anche perché ricordiamoci che la sottopittura è appunto qualcosa che rimane sotto, che verrà poi coperto. Non del tutto, a me piace lasciarla intravedere in alcuni punti, ma poi vedremo la prossima volta. Però diciamo che tendenzialmente verrà coperta, ma che nonostante questo lascerà, influenzerà qualunque colore noi andremo a mettere sopra.
quindi scegliamola accuratamente. Più neutra è, specialmente all'inizio, meglio è. Come se non vi avessi detto niente, io oggi vado a utilizzare il Bruno Van Dyck. Perché uso il Bruno Van Dyck che non è trasparente ed è anche parecchio scuro? Perché è la mia firma, mettiamola così. Io utilizzo quasi esclusivamente per la mia sottopittura il Bruno Van Dyck, quindi come vi dicevo non voglio realizzare qui con voi qualcosa di irreale, cioè qualcosa fatto appositamente per YouTube, ma voglio rendervi partecipi di quello che faccio realmente, cioè farvi entrare realmente nell'atelier di una pittrice e vedremo insieme come realizzare questo fondo. Vi svelo già subito che per questa fase ci servirà un unico colore e un unico medium, in questo caso un diluente. Apriamo una parentesi. Io vi consiglio di utilizzare il tintorsetto lavatore e credo che la Tintoretto abbia un debito con me perché tipo da quando l'ho scoperto 1000 anni fa non faccio altro che ricomprarlo, lo consiglio a chiunque, sempre, su qualunque social, dal vivo, lo facevo anche in accademia, ovunque. E ragazzi è imbattuto, ha una tecnologia favolosa, è ipoallergenico, veramente inodore, cioè questo non si sente minimamente e non è nocivo. Quindi lo posso andare a utilizzare tranquillamente anche in ambiente chiuso. Voi ovviamente potete utilizzare qualunque tipo di diluente preferiate. L'unico consiglio che vi do è se utilizzate l'acqua raggia, quindi acqua raggia minerale, quella conosciuta come acqua raggia perché non so se lo sapete, esistono due tipi di acqua raggia, l'acqua raggia minerale chiamata acqua raggia e l'acqua raggia naturale chiamata essenza di trementina e hanno proprio due origini diverse. Se utilizzate l'acqua raggia minerale utilizzate dei guanti perché comunque non è il massimo se magari andate a toccare la tela entrare in contatto diretto con l'acqua raggia perché molti non lo sanno neanche, ma l'acqua raggia è un distillato di petrolio fondamentalmente ed è fatta comunque, non è proprio salutare. L'acqua raggia naturale, invece l'essenza di trementina, è ricavata dalle conifere, se non sbaglio dalle gemme di pino, quindi è una cosa naturale, è una cosa che non c'entra niente e può essere toccata tranquillamente. Anche l'acqua raggia minerale può essere toccata, però contenendo diciamo delle sostanze nocive, così come altri distillati di petrolio molto utilizzati in pittura, comunque non voglio demonizzarli, perché hanno un fortissimo potere diluente e in alcune pratiche tipo la calcografia il petrolio bianco è il migliore per sgrassare le tavole di zinco e cose di questo tipo. Però diciamo se entrate in contatto con questi distillati di petrolio utilizzate i guanti, così per dire. Quindi io andrò a utilizzare, lo metto in questo vasetto per motivi pratici, ma voi potete metterlo in qualunque tipo di barattolino. Vado a utilizzare il tintorsetto e lo utilizzerò come unico diluente per tutto il bozzetto. Gli altri materiali di cui avremo bisogno sono un cartone telato piccolo, il nostro bozzetto dell'altra volta. Ho messo il colore sulla tela perché pensavo già di andare avanti, ma ho dovuto rimettere tutto com'era, anche se voi non l'avete visto. Qua in questo vasetto c'è il nostro diluente e qui vedete questa cosa. Questa cosa, che sarebbe una scala tonale, è una cosa che vi consiglio di avere prima di iniziare un dipinto. Utilizzare una scala tonale ci aiuterà a identificare i valori tonali nel nostro dipinto quando andremo appunto a trasportare il bozzetto monocromatico a matita sulla tela, perché ci permetterà di identificare immediatamente quale chiaro ci serve, quale mezzotono ci serve e quale scuro utilizzare all'interno della nostra composizione. Si può fare con qualunque colore all'inizio, specialmente per identificare valori tonali a colori potrebbe essere molto utile. Per esempio noi nel dipinto originale abbiamo il verde, abbiamo il marrone, quindi utilizzare delle scale tonali verdi e marroni potrebbe essere molto utile. Infatti la prossima volta le andremo a utilizzare, ma non questa volta, non le utilizzeremo questa volta. Io non ti ho detto di portarle comunque, hai fatto tutto tu, non te lo vorrei dire. Quindi scala tonale alla mano, andiamo subito e procediamo con il nostro bozzetto a olio. Allora adesso in teoria ci avviciniamo di nuovo
ma già prima ho fatto la prova e la vedo dura riuscire ad avvicinare il cavalletto e rendere allo stesso tempo agibile l'area intorno al cavalletto per riuscire a dipingere, ma ci proviamo. Lo scopo del bozzetto monocromatico, quindi quello che stiamo facendo in questa fase, è quella di andare a stabilire per grandi masse i valori tonali. Questo che vuol dire? Tramite la nostra foto di riferimento accostata alla scala tonale, cerchiamo di identificare tramite accostamento e memory di ciò che abbiamo imparato riguardo i valori tonali rispetto ai piani del paesaggio, quali sono i valori che dobbiamo raggiungere. Intanto ci muoveremo nella parte centrale e non andremo né a toccare il massimo chiaro né a toccare il massimo scuro. Per quale motivo? Perché dobbiamo sempre mantenere la possibilità di aumentare il valore tonale al massimo, quindi aggiungere chiaro, o abbassarlo al minimo, quindi potendo utilizzare ancora degli scuri. Se noi andassimo a utilizzare il bianco e il nero, diciamo, in questa fase, se dovessimo sbagliare non avremmo più la possibilità di alzare o abbassare ulteriormente il valore tonale. E questo ci costringerebbe a modificare tutti i rapporti tonali del nostro dipinto. Allora ragazzi, siamo così vicini in questo momento che mi sento molto Patrick Swayze con la fotocamera, vabbè, lasciamo stare. Purtroppo ragazzi, più vi farò video, più la mia vera natura verrà fuori. Allora, prendiamo il nostro diluente, prendiamo il pennello, non troppo piccolo, anche perché dobbiamo andare a fare il fondo, e iniziamo a diluire la situazione. Ora, come vi dicevo, il Bruno Van Dyck non è un colore trasparente, quindi me lo vado a lavorare un pochino. Utilizzando soltanto il diluente, i tempi di asciugatura si riducono tantissimo. Ora, voi potete anche scegliere di tonalizzare la vostra tela il giorno prima, per esempio, per il giorno dopo. In realtà, per esempio, se utilizzate un terra d'ombra asciuga molto rapidamente con un diluente. Quindi anche in qualche ora, se lavorate in un luogo ventilato, lo dovreste ritrovare asciutto proprio perché il diluente vi va a creare una situazione molto gestibile. Poi, per abbassare il tono, prendo semplicemente uno straccio, sposto magari un attimo la tavolozza per non fare danni, eppure il diluente perché mi conosco, e la vado in qualche modo a pulire. E allo stesso tempo si uniforma il fondo. Ta-tan! Tonalizzazione avvenuta. Adesso mettiamo da parte l'immagine di riferimento e riprendiamo il nostro bozzetto. Lo posizioniamo accanto al nostro cartone telato. Adesso io ve lo metto in sovraimpressione così lo potete vedere molto più facilmente. Io, come avete visto dall'inquadratura, invece ce l'ho accanto. E andiamo a vedere nel concreto quello di cui abbiamo parlato finora. Prendo il mio pennello, io prendo questa punta piatta sintetica della Liquitex, numero 3 della linea Basics Bright. Comunque vi lascio la schedina del pennello da qualche parte qui. Potremmo procedere unicamente con il nostro colore di riferimento, nel mio caso il Bruno Van Dyck, per creare tutti i valori tonali in base alla trasparenza. Ma per facilitarci la cosa utilizzeremo il bianco. Grazie al bianco riusciremo a creare con un unico colore tutta la nostra scala tonale, in questo modo, aggiungendo più o meno bianco per scendere di tonalità, in questo modo qui. Procediamo dunque con il disegno.
E anche in questo caso, come nel bozzetto a matita, non bisogna essere troppo precisi, perché ricordiamoci che in questa fase si lavora per masse. A noi interessa andare a posizionare i valori tonali lì dove ci serviranno nel dipinto finale e soprattutto nella seconda fase di questo bozzetto, che sarà il nostro dipinto finale, seppur in piccolo. Quindi andiamo a delineare queste masse con il nostro pennello, che ormai conosciamo in memoria dopo averle fatte per il bozzetto a matita, utilizzando intanto un mezzotono scuro, anche perché di base quelle che andremo a inserire saranno proprio gli alberi, che sono i nostri mezzitoni scuri e i nostri scuri assoluti. Ma è bene ricordare che noi non stiamo partendo da una tela bianca e che quindi tutti i valori tonali che noi possiamo ricreare nella tavolozza saranno scuriti, quindi saranno abbassati di tono dalla presenza del nostro fondino scuro e in particolare dal fatto che è bagnato. Vi faccio vedere. Quindi come agire in questo caso? Basta semplicemente alzare ulteriormente il tono sulla tavolozza rispetto a quello che vogliamo ottenere sul dipinto. Per essere sicuri di non fare errori, ci basterà tenere sempre accanto il nostro gradiente e confrontare i nostri valori tonali con quelli nella scala. Nel caso in cui fosse necessario, aumenteremo o diminuiremo il valore tonale. Andando a inserire i primi valori tonali non possiamo avere una visione d'insieme, perché ricordiamoci che tutto varia a secondo del rapporto tonale, quindi di tutti i valori. Con un unico valore o con due valori non possiamo avere una visione dell'insieme molto chiara. Di conseguenza non abbiate paura di sbagliare il valore tonale all'inizio, perché si fa sempre in tempo a sistemarlo, ma aspettate di avere almeno 2, 3, 4 valori tonali insieme per poter poi andare a sistemare ed avere una visione più ampia. Del resto noi, grazie al nostro bozzetto a matita, abbiamo già i nostri rapporti tonali. Sappiamo che non c'è niente di più chiaro del prato, sappiamo che i nostri alberi, in particolare l'albero più basso, è il nostro mezzotono obliquo, quindi il mezzotono più scuro. Sappiamo che l'albero in primo piano è il nostro tono più scuro, ma che ha, grazie alle foglie, anche dei mezzitoni leggermente più chiari da inserire, e sappiamo che nessun valore sarà più alto di quello del cielo. Quindi, per esempio, se noi andando a inserire il valore tonale nell'erba ci rendiamo conto che è diventato più chiaro del cielo, subito lo andiamo a scurire. Se ci rendiamo conto che l'albero è diventato più chiaro delle foglie, cioè se il tronco dell'albero è diventato più chiaro delle foglie, subito lo andiamo a scurire. Se il nostro albero in secondo piano è diventato più scuro dell'albero in primo piano, subito lo andiamo a schiarire. E così via. Ci muoviamo in questo modo, grazie al nostro bozzetto. Cambio il pennello, prendo un numero 1 della stessa linea della Liquitex e inizio a fare qualcosa di più preciso e dettagliato. Inizio a dare più forma qui al groviglio di foglie. Vi ricordate quello che vi ho detto sulla luccicanza? Qua per creare l'effetto luce vado come gradiente, diciamo, a sfumare nella parte più ci si avvicina al cielo, più lascio la sfumatura chiara. È quello che andremo a ricreare anche nella pittura a olio.
In realtà sono passate delle ore da quando abbiamo fatto l'altra passata e già potete vedere come il cartone telato praticamente si sia assorbito tutto l'olio. Vediamo, è praticamente asciutto. Stampa veramente pochissimo rispetto a come potrebbe stampare su una tela dopo così poco tempo. E questo anche perché, diciamo, abbiamo utilizzato soltanto un diluente oltre al colore olio. Non facciamo le ombre troppo nette, quindi un pochettino le andiamo a sfumare. Mentre adesso che abbiamo visto quanto la tela abbia assorbito, vedete, noi partivamo da questa tonalità, ma adesso vedete che siamo arrivati con l'asciugatura molto più in là. Quindi abbassiamo nuovamente il tono, semplicemente andando ad aggiungere dei chiari. Man mano che la pittura si asciuga si abbassa di tono. Ogni volta che questo accade possiamo sfruttare la tonalizzazione che si viene a creare per creare la sfumatura. Perché sì, noi vogliamo delle sfumature all'interno del dipinto, ma vogliamo anche che abbia un linguaggio pittorico, quindi vogliamo che si veda la pennellata. Quindi man mano che asciugandosi si abbassa di tono, noi andiamo a riaccenderlo, alzarlo nuovamente passando sopra con il colore. Questo avviene semplicemente perché il cartone telato, non essendo di altissima qualità e non essendo trattato con il gesso o comunque con un altro tipo di imprimitura extra dalla sua, cosa che in questo caso specifico, facendo un bozzetto, cioè è irrilevante, per questo non l'abbiamo fatta, avendo un grado di assorbenza molto alto andrà a mangiare e risucchiare il colore, spegnendolo molto velocemente. Quindi, per essere sicuri di aver ottenuto il nostro rapporto tonale, dovremmo aspettare l'ultima asciugatura. Adesso farò un'altra pausa, in modo da far passare un po' di tempo e vedere a che punto sono i nostri rapporti tonali. Ricordiamoci comunque che per avere un colore pieno e saturo di colore, dobbiamo diluirlo meno e lasciarlo di più in purezza. Ricordandoci la regola del grasso su magro. Se sapete che cos'è questa regola o se volete sapere che cos'è, scrivetemelo nei commenti.
Guardiamo, questa è la situazione dopo un'ora. Allora, qui ci siamo spenti addirittura e vediamo che è un po' tutto da riaccendere. E questo ci permette sempre di creare gradienti sempre maggiori. Stavolta iniziamo ad inserire le massime luci più corpose. Vedete, là qua dove avevamo utilizzato il bianco più materico non è sceso così tanto di tono, questo tenetelo a mente. Vado a mettere di nuovo sulla mia tavolozza un po' di bianco. Il Bruno Van Dyck è ancora lì. Quindi riprendo. Controllo, vediamo. Ricordiamoci ovviamente che questo è un bianco e nero, questo è un Bruno Van Dyck, quindi comunque non può essere identico il colore, no? Però già riusciamo a capire anche come funzionano il discorso dei valori tonali e dei gradienti, come poi li potremo vedere a colori successivamente. Aggiungiamo un altro po' di bianco in questa parte. Non voglio bianco puro, ma voglio ci sia luce in questa parte del prato. Non vi preoccupate se in corso d'opera il vostro quadro sembra una schifezza, perché all'inizio i quadri sembrano sempre delle schifezze, soprattutto i quadri migliori. L'importante è che non sembri una schifezza alla fine. Allora, iniziamo a inserire anche i massimi scuri, ma non arrivo mai al nero. Anche nel massimo scuro creo un corposo Bruno Van Dyck, non creo il nero, non aggiungo il nero nella mia sottopittura. Anche perché se il mio massimo scuro mi dovesse risultare troppo chiaro, mi basterà alzare di tono tutte le altre cose, anziché mettere nero. Tamponate il colore dove volete che sia più puro, non andatelo a sfumare. Soltanto nelle parti esterne poi sfumatelo. Ma dove lo volete ben definito, tamponatelo. Partiamo dal presupposto che questo bianco non sarà mai realmente bianco, perché comunque non parte dalla tela bianca. E ricordatevi anche che questa è la sottopittura, non è il dipinto. Questo ci serve per posizionare i colori. Lavoriamo per masse.
come masse di valori tonali ci siamo. Dobbiamo aggiungere qualche altra foglia qui in basso, sottolineare altra foglia qui. Per il resto, come masse, ricordiamoci che stiamo lavorando per masse, più o meno ci siamo. Mezzo tono qui, e poi mi servirà ovviamente tutto quello che facciamo qua, deve essere funzionale alla seconda fase di questo bozzetto, cioè la parte del colore. Non deve essere bello, deve essere funzionale. Conclusasi questa fase, quindi quella in cui le masse di luci, mezzi toni e ombre sono state ben definite, possiamo passare alla fase successiva. Ma per fare questo il nostro dipinto dovrà essere asciutto, quindi se ne parlerà la settimana prossima. Vedremo come tradurre i toni monocromatici in toni colorati e finalmente avremo il bozzetto definitivo per il nostro dipinto. Io spero che questo video vi sia stato utile, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche se ancora non l'avete fatto e lasciare un like o un commento di supporto per aiutarmi a far crescere il canale. Per qualunque domanda o consiglio scrivetemi pure nei commenti e se mentre guardate questi video avete iniziato un paesaggio, mi raccomando contattatemi in privato e fatemi vedere cosa state facendo. Sono disponibile per qualunque tipo di consiglio personale, mi trovate su Instagram come FanteneroArt. Io vi lascio un grosso bacio e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!